Ragazzi, buongiorno, solito room tour velocissimo. Camera piccolissima ma bellissima, addirittura televisione incassata, piccolissima scrivania per lavorare, guardaroba, bagno nuovissimo. Guardate che doccia, spettacolare. Pronta? Pronta. Anche questa struttura super consigliata, abbiamo speso 157 euro per 2 notti, compresa la colazione. Si trova leggermente fuori dal paese, circa 3 km di cammino, 37-38 minuti, dipende dalla vostra velocità. So che vi interessa tantissimo, per il parcheggio c'è una piccola postilla, ora ve la mostriamo. E la postilla è questa. Questo è l'ingresso della struttura, ci sono tantissimi parcheggi anche nel lato opposto. I parcheggi non si possono prenotare in anticipo, hanno un costo per le auto, mentre per la moto è gratuito. Io per maggiore sicurezza ho spostato questi vasi e ho parcheggiato la moto fronte reception. Mi hanno assicurato che il posto per la moto è tranquillo, siamo stati qua 2 notti ed è andato tutto bene. Però ovviamente la moto non ha un riparo, quindi si troverà sotto al sole e nell'eventualità sotto la pioggia, come in questo caso. Vabbè, torniamo alla nostra normalità. Vedete, quando state per partire inizia a piovere e questa è la bellezza di un viaggio in moto. Sei d'accordo, Sara La Tatti? Claro che sì. Questa mattina la sento molto ottimista, speriamo bene. Colazione per la sorellona fatta, lasceremo la Valle della Mosella, lasceremo la Germania, direzione nord. Tutti in sella, andremo in Belgio. Guten Morgen ragazzi, ecco la Mosella, la Mosella. Siamo diretti a Gand, ma qua la situazione è drammatica perché ci sono tantissimi mezzi pesanti, quindi non si riesce neanche a tenere un'andatura adeguata per la strada. Cambiamo strada, andiamo a prendere la U10. Nel frattempo che percorriamo queste strade con dei panorami uguali per tanto tempo, giochiamo un attimo con il CarPlay per capire alcune funzioni. Come potete vedere dal rotellone riesco a comandare il CarPlay, in questo momento si trova con la schermata di Google Maps, l'interfono ce l'ho collegato insieme a Sara, quindi mentre parlo Sara mi ascolta, ma io posso andare sulla musica premendo il tasto delle frecce, è come se premo ok, arrivo nella musica, posso selezionare ovviamente play, far andare la musica che posso tranquillamente comandare, quindi mandare la canzone dopo, semplicissimo. Al tempo stesso posso tornare con tranquillità alla mappa ed ascoltare la musica di sottofondo, tutto molto easy, senza mai staccare le mani dal manubrio. Fitti boschi dell'Europa centrale, e poi questi paesaggi, a parte le colline, non si discostano molto da quelli che vedevamo in Sud America. Ovviamente nella parte terminale della seconda stagione, ovvero il Brasile, perché Sara per semplificare continua a dire Sud America, ma il Sud America è enorme. A parte l'errato utilizzo per comodità in effetti che faccio del termine Sud America, è strano come quell'esperienza proprio sudamericana evidenzi ai nostri occhi europei tanti difetti del nostro continente. Mi rendo conto che è difficile da spiegare, man mano che passerà il tempo in questo viaggio proveremo a farlo. Ma ora benvenuti in Belgio. Il verde della vegetazione è molto simile a quello che abbiamo visto in effetti in Brasile, evidente espressione di una pioggia abbastanza frequente. Soprattutto c'è da tener conto che siamo quasi agli inizi di agosto e la vegetazione, compresa l'erba, non ha questo colore in Italia. È evidente che il clima sia completamente diverso. Mano a mano che si sale, come potete vedere, ha iniziato a piovere. Nel frattempo ho chiuso tutte le zip, ci sarebbe da cambiare i guanti, ma con questi paramano si viaggia abbastanza bene anche con la pioggia e comunque la temperatura è scesa con un attimo a 20 gradi. No, fila, forse era solo questo restringimento della carreggiata. No, un carrello rovesciato. Mi fanno una paura tremenda tutte le cose appese dietro, bici, carrelli. 3 corsie in questo momento per la strada diretta a Bruxelles. Iniziamo ad avvicinarci al cuore dell'Europa. E qua il traffico aumenta a dismisura. Il Belgio è diviso in 3 regioni, a parte questa, la Vallonia, da dove siamo arrivati, quindi il sud, e le Fiandre. Si dividono una porzione di territorio quasi uguale, anche se quello delle Fiandre ha una popolazione molto più alta. Siamo a 60
62 km da Gand e da quando siamo partiti non ci siamo mai fermati, 250 km. La Vallonia è la regione francofona, le Fiandre la regione fiamminga di cultura olandese e poi a est c'è la regione di lingua tedesca, una minoranza. Qui alla nostra sinistra Bruxelles, la sede di diversi organismi dell'Unione Europea, la Commissione, il Consiglio, e per 6 mesi si contende con Strasburgo, la sede del Parlamento Europeo. Di nuovo traffico pazzesco, però abbiamo visto un ragazzo con una Tiger 1200 targata Belgio che passava tra le auto. Come dico sempre, da fare super attenzione, quindi non esagerare con la velocità, però copiare anche la gente del posto. E comunque questo qua con la macchina mi sta chiudendo, è proprio voluta questa cosa, perché con la gomma viene sempre più vicino alla linea bianca tratteggiata, ma noi lo rispettiamo con la massima calma. Dopo 3 ore e 45 minuti arrivati a Gand O Gent, come è scritto nella lingua locale fiammingo. Anche questa struttura l'abbiamo presa leggermente fuori, circa 20 minuti di cammino. Sole d'Italia, uno spicchio d'Italia c'è ovunque, città in questa parte molto tranquilla. Guardate che parco. Come Trevi, tutto super ordinato. A sinistra. Una manovra scorrettissima, ma noi la facciamo. Siamo arrivati. Grandissima sorellona, abbiamo fatto tutta una tirata e si è dimostrata di una comodità pazzesca. 307 km da Treveri a Gand senza fermarsi mai. Avere questa damigiana poi ci mette a sé la comfort. I riser da 2,5 cm è piacevole. Usciti alla velocità della luce, ora direzione centro, 31 minuti di cammino. Dai, allunga questo passo. Ma le gambe sono lunghe quel che sono, cioè più di tanto. Non si può. E niente, alla fine mi sono preso anche una con le gambe corte. Pensateci prima di fare certe scelte. Comunque c'è un'umidità pazzesca, ma anche una tranquillità quasi surreale. Più si sale verso nord e più, tra virgolette, la sera arriva prima, anche se come potete vedere la notte arriva dopo. Sono infatti quasi le 9 di sera e comunque, come potete vedere, il mezzo più usato non è la moto, non è l'auto, bensì la bicicletta. Tra l'altro Gand ha la zona pedonale più grande del Belgio. Ma guardate la tranquillità. Qua siamo all'ingresso del centro storico e qua scatta la domanda: ma dove vi portiamo? Dove? Ma soprattutto dove ti porto? No, ormai come le città tedesche, anche questa ci fa pensare che tutta la gente si sia concentrata, compresi i turisti, al centro. Ma ora noi non andiamo in centro, bensì andiamo a cenare, anche perché si è fatta una certa. Il luogo l'ha scelto Sara e in teoria dovremmo essere quasi arrivati. Eccolo qua, Bonavia. Ok, thank you. Allora su Google c'era scritto che chiudeva alle 10, mentre sono le 9:10, ha già chiuso. Ora incrociamo le dita, direzione centro storico, e come potete vedere ancora non c'è anima viva. Stasera prevedo che la cena si trasformerà in un pacchetto di cracker come in Bolivia, ma la colpa è tutta la nostra che viviamo bene in paesi come la Spagna, dove Sara la Tappi può far cena anche alle 11 di sera. E entrati nel centro storico proprio ora, qualcuno e qualche luce si inizia a vedere. In calcio d'angolo ce l'abbiamo fatta, unico locale aperto fronte cattedrale. Cena appena finita, abbiamo pagato 40 €, ma era l'unico locale aperto, non potevamo fare a meno che non volevamo non mangiare, però era già capitato in Bolivia, io volevo non si ripetesse. Comunque appena siamo usciti dal locale ci siamo ritrovati in due dei maggiori monumenti della città. Alle nostre spalle la cattedrale di San Bavone, mentre dall'altro lato il Beffroi, il campanile di 91 metri costruito nel 1300 e patrimonio UNESCO. Ma la vera bellezza di Gand sono i suoi palazzi medievali, i suoi canali, tanto che è definita il gioiello delle Fiandre.
Abbiamo praticamente mappato tutta Gand, è grandissima ma al tempo stesso è bellissima. Da qua alla nostra struttura sono ancora 2 chilometri, sono le 24, quindi mezzanotte. Siamo rimasti quasi soli, ma assolutamente ne valsa la pena perché è curatissima, bellissima. Se passate da queste parti non la mancate, in quanto abbiamo letto che è molto simile a Bruges ma molto meno conosciuta. È molto romantica. Che dire, probabilmente è la città finora più bella tra tutte quelle che abbiamo visitato. Banalissima info: se scegliete una struttura all'interno del centro storico dovete contattarla perché vi deve lasciare un permesso per poter entrare con il vostro mezzo. Detto questo, ragazzi, si torna in struttura perché domani si salpa in Inghilterra. E voi con noi. Ragazzi, buongiorno al volo tour della camera perché abbiamo il traghetto e come sempre siamo in ritardo. Camera con valutazione media, come vedete moquette, e da qui si capisce che stiamo andando verso il nord, però ristrutturata di recente, ma soprattutto il bagno con un'ampia doccia, anche questo quasi nuovo. Armadio degli anni 80, ma a noi interessa poco. Anche moglie degli anni 80, direi. E questa cosa mi interessa un po' di più, anzi mi preoccupa. Prendiamo Todo perché è tutto pronto e andiamo dalla sorellona che si trova in garage. Questo è il garage che non è compreso nel prezzo, come potete vedere è piccolissimo. Noi questa struttura l'abbiamo prenotata il giorno prima perché se la prenotavamo con tanto tempo in anticipo il garage non era prenotabile. Quindi per stare tranquilli li abbiamo chiamati e abbiamo detto: noi stiamo per arrivare, il garage è disponibile? Così facendo ce l'hanno riservato. Costo del garage 5 euro al giorno, costo della camera 100 euro. Più si sale più i prezzi aumentano. Qua a Gand le strutture costano tantissimo. Questa secondo noi ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo, ma bisogna dire che si trova anche a 3 km dal centro. Ora però vamos perché il traghetto Calais-Dover ci sta aspettando. Cielo grigio per la ripartenza da Gand e per la giornata che ci vedrà lasciare il continente. Salperemo alla volta del Regno Unito. O meglio, proveremo a salpare perché come sempre siamo in ritardo, anche se l'ora di arrivo mi dice le 12:48. Il traghetto l'abbiamo prenotato per le 14:30, ma il check-in chiude un'ora prima. La stupenda città di Gand ci ha insegnato due cose. Intanto che oltre a Bruges esiste un'altra città ricca di romantici canali dal fascino abbastanza ineguagliabile. Una signora stamattina mentre partivamo ci ha chiesto di aiutarla a trovare la chiave all'interno dell'auto, le era caduta tra i sedili, e ci ha detto: sono stata a Venezia anni fa ed è incantevole come le nostre città. E studiando la città ho anche scoperto l'esistenza dei beghinaggi, e cioè di quartieri occupati dalle beghine, e cioè delle laiche che solitamente erano vedove di soldati partiti per le crociate e che volevano una protezione e un'autosufficienza, una protezione anche per il loro patrimonio, per cui vennero costruiti questi quartieri alla periferia della città, intorno a dei parchi e delle chiese. Gand ne conta 3 grandi alla sua periferia. La creazione dei primi quartieri risale al 1200 e sembra che non si siano sviluppate in altre località perché la chiesa non vedesse di buon grado l'esistenza di suore laiche che, poteva capitare, potessero dare un'interpretazione un po' propria e dubbia anche alle scritture. Ma questo è quello che viene riportato. Se avete delle conoscenze in merito potete scriverlo nei commenti. Già che ci siete, se volete, solo se volete, lasciate un vostro mi piace. Io intanto ho impostato la strada più breve e più veloce per arrivare al porto di Calais e come potete vedere il traffico non manca. Comunque un'info interessante, qua mi dice che siamo a meno 18 metri sul livello del mare. 38 km dal porto, ma si iniziano a avere tantissimi cartelli, tra cui anche il tunnel della Manica, uscita Calais Port. Sul navigatore è impostato la nostra compagnia, ovvero la Irish Ferry, ed ora vediamo tutti insieme dove Google ci porta. Siamo solo in questo momento lungo la strada che ci porta al ferry, quindi ci fa presumere che non ci dovrebbe essere tanto traffico. Qua dietro c'è il mare, Terminal Ferry. Google mi dice di andare sulla destra, vediamo se riporta. Infatti alla sinistra dice centro di Calais, ci sono una marea di corsie, vedo moto, macchine, bici qua sulla sinistra. Allora prendo tutti i documenti. Biglietto con QR code.
Probabilmente sono dei codici loro che hanno anche per il mezzo. 2 persone, 162. Comunque il biglietto ce l'abbiamo. Proseguiamo. In Sud America succedeva che c'erano i perri, qui ci sono i gabbiani, ecco. Evidentemente aspettano cibo. Quindi primo controllo, vi chiedono la prenotazione che abbiamo fatto ieri sera al costo di 49 euro, 2 persone e una moto. Vi abbiamo mostrato la prenotazione online direttamente al telefono. Ora secondo controllo. Siamo arrivati alle 12:55 e l'imbarco in teoria è all'1:30. La nave parte alle 14:30. Secondo controllo superato, ora andiamo a vedere cosa bisogna fare. Spegniamo la camera che è meglio. Controllo andato via liscio, ovvero non ci hanno controllato minimamente, ci hanno detto di proseguire. Terzo controllo, penso che uno vale l'altro, quindi scegliamo la coda più corta. La nostra prima volta con la frontiera del Regno Unito. Dogana ristabilita, dogana passata. Allora, io ho letto il numero prima, 162. Veloce chiarimento per farvi capire come funziona l'imbarco. Noi siamo venuti da qua, arrivati a questa rotonda, trovate questo castello, a sinistra il numero 010 a 999, a destra 1000 1242. Nel vostro biglietto avrete questo numero, noi dobbiamo andare al 162. Quindi arrivati qua bisogna andare a sinistra. Noi senza guardare siamo andati a destra, abbiamo chiesto e abbiamo sbagliato, ora siamo tornati indietro. Quindi voi non sbagliate come noi. Quanto vi abbiamo detto ovviamente dipende sicuramente dalla compagnia che avrete. Noi abbiamo la Irish, abbiamo 162, quindi a sinistra. Come potete vedere, porto immenso. Questi sono i numeri dal 900 al 918, quindi è abbastanza lontano. Altra distinzione, 10, 20, 31, 512 a sinistra, 100, 373 a destra. Ci siamo, 162. Infatti ci sono delle moto. Alla fine ci hanno fatto salire per ultimi, pensavo che il numero 2 riguardasse la porta, invece siamo al 7. Vediamo come si comporterà Irish Ferries. La salita nei traghetti non è mai così tranquilla. No, a me proprio non piacciono i traghetti. Alla fine vi aiutano loro a legare la moto, fanno passare la cinghia solo sopra la sella. Io ho lasciato la moto sul cavalletto laterale e ho aggiunto questa che praticamente tira verso il lato del cavalletto laterale. Davanti c'è quel gradino e la moto punta la ruota anteriore sul gradino. Come sempre abbiamo fatto il nostro meglio, le moto vicine le ho controllate, sembrano belle stabili, quindi speriamo positivo. Ora andiamo a cercare un posto all'aperto. Vai, piani alti. Vamos. Nella parte alta della nave non c'è neanche un posto per mettersi seduti, però guardate il panorama in fondo. Torniamo all'interno che noi andiamo carichi. E dato che siamo quasi arrivati, un posticino l'avevamo trovato, ma sembra uscito il sole, quindi saliamo sul ponte e andiamo a vedere se si vedono le famosissime scorriere bianche di dove. Siete pronti? Guardate che spettacolo! Purtroppo c'è un po' di foschia, però dai, poteva andare anche peggio. Torniamo da Sara perché penso che noi in moto dobbiamo uscire per primi. Come potete vedere l'ingresso a porto è piccolissimo e in fondo le scogliere. Ora la nave gira, quindi le vedremo ancora meglio. E sono lunghissime sia verso est che verso ovest di Dover. E comunque traversata super tranquilla, per la moto penso che non ci dovrebbe essere problema. Non diciamo nulla prima di rivederla. Abbiamo pagato questo biglietto 49 euro, 2 persone più la moto, solo andata. E comunque bisogna ammettere che il porto di Dover è abbastanza affascinante. Peccato per la foschia, ma come detto, se pioveva era peggio. Tutte le moto sono in piedi. Signore e signori, ladies and gentlemen, welcome to England. Siamo al di là della Manica, siamo a Dover. Ormai la maggioranza è quella di targhe britanniche. Continua la doppia lingua, exit, sortie. Il cielo non è dei migliori, ma considerando che siamo al di là della Manica possiamo accontentarci. Quella dove ci troviamo ora è la contea del Kent, che insieme al Sussex forma appunto il sud-est dell'Inghilterra. Abbiamo appena superato la dogana, nessuno però ci ha richiesto i documenti e ci hanno fatto segno di proseguire. La dogana che non è più aduana ma customs, lezioni di lingua. Ce ne guardiamo da raggiungere London come è indicato nel cartello, ma raggiungeremo Folkestone, per cui la strada che abbiamo deciso di fare è la litoranea, costeggiando tutto il sud-est. Ora però la prima cosa da fare attenzione è che non ci si pensa perché è stato un senso unico, ovvero la guida.
guida. Un attimo di brivido. Perché Sara dietro parla, ma qua a guidare sono io. Il momento non è quello delle palabras. È la nostra seconda volta via terra, anche se la prima volta era stata tramite l'Eurotunnel e non tramite il traghetto Calais-Dover, ma Calais-Folkestone. Comunque una condivisione in diretta. Ora che seguo la fila e guardo le auto, già mi sembra normale. Il problema è quando non avrò più le auto davanti. Fortuna che a te sembra normale e fortunati voi che non guido io. Così è come ci accoglie l'Inghilterra, con un passato quasi glorioso. Infatti, insieme ad altre 4 cittadine, per un totale di 5, hanno rappresentato le 5 ports in normanno, le 5 ports in inglese, una lega di cittadine litoranee che hanno avuto un'importanza strategica proprio qui in Inghilterra. Si dice che a un certo punto, dopo la corona e dopo la chiesa, venissero per importanza proprio loro. Tra poco ci fermeremo a fare benzina, mettere i guanti e sistemare i documenti. Camion in una fila stratosferica. Queste scene le abbiamo viste in Turchia. Credo che siano la regola, dato che devono salire in traghetto. Non so se il tutto sia aggravato dal fatto che sono state istituite di nuovo le frontiere. Siamo usciti al Folkestone proprio per cercare un distributore. Folkestone ci appare molto tipica. Sulle rotonde la difficoltà aumenta. Se mi sentite parlare poco, devo un attimo stare concentrato su dove mettere le gomme. Ho visto che c'è una Shell qua in fondo, riserva di carburante raggiunta, si fa il pieno. L'abbiamo trovata. Bisognerà andare di qua, si potrà fare sto lavoro? Sì, per forza, dai. Sara dice per forza, io non ne sono tanto convinto, ma noi l'abbiamo fatto. Ora cerchiamo di capire come funziona. Primo rifornimento nel Regno Unito fatto, 38,5 sterline, 26 litri,22. Praticamente una sterlina,459 al litro. Il funzionamento è lo stesso, fai benzina, poi vai a pagare. In euro, appena arrivato il messaggio alla carta, 46,38. E comunque bagno fuori servizio e anche il bancomat fuori servizio. Come sempre, fortunatissimi. Take it to the big scene, take it all.